Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Miriam e in questo canale parliamo di come rendere il nostro stile di vita più lento e sostenibile, più a misura d'uomo, in questo rapidissimo mondo moderno. Nel video precedente abbiamo visto che in Italia esistono delle vere e proprie città che hanno deciso di fare della lentezza il proprio valore principale e per questo motivo sono appunto chiamate città slow. Naturalmente sono rimasta incantata da questo progetto, siccome sono profondamente convinta del nostro bisogno di rallentare il ritmo delle nostre vite, che sta diventando davvero insostenibile, soprattutto nelle grandi città. Se volete capire meglio che cos'è il movimento Città Slow, vi rimando al mio video precedente dove ne ho parlato nel dettaglio. Riassumendo, l'obiettivo principale di queste città è quello di ritrovare il proprio tempo attraverso il buon vivere, la sostenibilità e le tradizioni. Questo weekend io e il mio ragazzo Antonio abbiamo deciso di staccare un po' la spina e di venire a sperimentare questa esistenza slow a Bra, comune italiano di quasi 30.000 abitanti nella provincia di Cuneo, in Piemonte. In particolare in questo video vedremo 6 esperienze da provare almeno una volta a Bra, con l'obiettivo di goderci al massimo il nostro tempo e staccare la spina dalla vita quotidiana. Bra è una cittadina piena di storia e cultura, con origini antichissime che risalgono addirittura al Neolitico, toccando l'impero ottomano e la dinastia Sabauda. È uno dei maggiori centri del barocco piemontese e culla di alcune eccellenze gastronomiche internazionali. Bra è situata in un territorio di vigne e castelli e ancora oggi mantiene un forte legame con le sue ricche tradizioni, che l'hanno resa famosa in Italia e nel mondo per essere la patria della filosofia slow. Bra è il luogo dove è nato lo slow food ed è uno dei primi 4 comuni italiani che ha dato vita al movimento Città Slow nel 1999, poi diventato internazionale. Da quel momento Bra si è impegnata per fare delle scelte concrete che vadano nella direzione di uno stile di vita più lento, per diventare realmente una cittadina in cui si possa vivere bene. Quello che ho notato trascorrendo un po' di tempo a Bra è che il tempo e la qualità sono tornati ad essere dei valori principali, dalla gastronomia al vivere quotidiano. Al momento della colazione nel nostro B&B, con caffè e cornetto ancora caldo, abbiamo avuto modo di avere lunghe chiacchierate con l'accogliente proprietario e con altri ospiti molto cordiali. Il tempo sembra davvero scorrere più lento ed è stato interessante parlare di episodi del passato e dell'importanza di mantenere vive le tradizioni. Essendo Bra la città in cui è nato lo slow food, emergono sicuramente con forza anche i valori della consapevolezza nelle scelte alimentari e della salvaguardia della biodiversità. La salute e l'ambiente sono delle priorità, attraverso l'attenzione alla genuinità dei prodotti e al rispetto del territorio. Ormai più di 30 anni fa, nel 1986, è nato a Bra il movimento Slow Food, simbolo di una nuova filosofia del cibo. L'obiettivo principale del movimento era opporsi al dilagare del fast food, del cibo spazzatura e delle abitudini frenetiche della nostra vita moderna, sostenendo invece una vita più lenta, le tradizioni e il cibo di qualità. Da quel momento il destino dell'inconfondibile chiocciola, simbolo di slow food, e quello della città di Bra si sono legati per sempre. A mio parere non si può venire a Bra senza farsi coinvolgere dalla lungimirante filosofia slow food e senza provare un vero e proprio pasto lento e rilassato in un'osteria locale. In un territorio come questo, culla di una nuova filosofia del mangiare bene, diventa allora più facile compiere scelte alimentari consapevoli,
basate su prodotti freschi e stagionali, che portano a prediligere cibo locale e a chilometro zero. È importante capire che le nostre scelte alimentari possono avere un forte impatto sulla nostra salute, sull'ambiente e sulle persone coinvolte nel processo di produzione. L'antica ricetta della salsiccia di Bra si tramanda di padre in figlio, mantenendo viva la tradizione di questo prodotto di eccellenza. Secondo la narrazione popolare, pare che inizialmente questa salsiccia fosse prodotta esclusivamente con carne di vitello, senza utilizzare quindi il grasso suino. Il suo consumo era destinato soprattutto alla comunità ebraica del vicino comune di Cherasco, che era solita fare rifornimento di questa particolare varietà di salsiccia per via dell'assenza del maiale, la cui vendita era però vietata dalla legge. Tuttavia, nel 1847 arrivò la concessione regia di Casa Savoia, a firma di Re Carlo Alberto, che autorizzò i macellai di Bra a usare la carne di vitello per la produzione di salsiccia fresca. Ed è così che, stando alla leggenda, Bra è diventata la capitale indiscussa della salsiccia bovina. Bra ospita ogni 2 anni il famoso evento Cheese, una fiera che è diventata una delle principali vetrine mondiali per il formaggio di qualità. Quando si va a Bra, un consiglio è quello di assaporare il Bra DOP, prodotto fin dal 1300 negli alpeggi di montagna. Il Bra un tempo costituiva uno degli alimenti base delle popolazioni alpine locali. Veniva prodotto dai pastori delle Alpi, i quali in autunno scendevano con le loro mandrie dal monte alpiano e in primavera ritornavano ai pascoli montani dove producevano il formaggio di montagna. Possiamo chiedere nel negozio maggiori informazioni relative ai prodotti che stiamo per comprare. Assaporare lentamente un alimento mentre si conosce il processo e la cura con cui viene fatto ce lo fa apprezzare ancora di più. Dopo una bella mangiata in un'osteria locale non c'è cosa secondo me più bella che rilassarsi un'oretta leggendo un buon libro. Abbiamo approfittato del bellissimo cortile interno del nostro B&B per sederci sui tavolini e perdere il contatto con il tempo. Passeggiando per le viette di Bra abbiamo notato dei bellissimi cortili, dove sembra essersi fermato il tempo a decine di anni fa. La vita sembra così semplice vedendo le persone che potano i propri alberi oppure danno da mangiare ai propri animali. È una sensazione di rilassamento che consiglio per chi volesse riappropriarsi dei propri tempi durante un weekend fuori casa. Durante la nostra permanenza a Bra ci è venuta voglia di dolce. Dopo un attimo di ricerca siamo stati deliziati da un pasticcino ricoperto di caramello e granella di nocciola, con all'interno crema chantilly. Molti locali a Bra sono caratteristici e mantengono ancora oggi un arredamento storico. La sensazione è un po' quella di fare un viaggio nel passato e non c'è nulla di meglio che assaporare con calma un dolce locale mentre recuperiamo le energie, magari per fare una bella camminata. Non a caso questo territorio è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per i paesaggi vitivinicoli. In particolare i sentieri delle Langhe sono ben organizzati ed è possibile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Una volta scelto il nostro percorso, stacchiamo il cellulare e immergiamoci nel contesto circostante, prestando attenzione agli odori, ai colori e alla bellezza che ci circonda.
Naturalmente queste sono solo alcune tra le tantissime attività che è possibile svolgere qui a Bra e parlando con tantissime persone durante questa vacanza abbiamo capito che dovremo sicuramente tornare in seguito per esplorare meglio questa bellissima zona. Passare il tempo qui è stata un'esperienza davvero piacevole e sembra essere il luogo perfetto per passare un weekend rilassante e staccare la spina dalla vita quotidiana. Spero che questo video vi abbia dato delle idee per organizzare la vostra prossima vacanza all'insegna della vita lenta, premiando allo stesso tempo un luogo che fa propri dei valori che ci porterebbero verso un futuro migliore. E voi siete mai stati a Bra? Cosa vi piacerebbe provare maggiormente una volta qui? Intanto vi ringrazio per aver seguito fin qui e vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto. Inoltre potete condividere il video se pensate che possa essere utile anche ad altri e vi ricordo di iscrivervi al canale dove ogni settimana pubblico un nuovo video su minimalismo, slow living e crescita personale. Grazie a tutti e a presto!